Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti a Orlando, Florida, la città di Disney World che questo pomeriggio ospiterà il quarto di finale più esotico del mondiale per club. C'è Fluminense all'Hilal, andiamo a vederla, let's go! Devo essere onesto con voi, il biglietto di questa partita l'ho preso in anticipo perché pensavo che l'avrebbe giocato l'Inter questo quarto di finale, ma evidentemente la figuraccia fatta in finale di Champions contro il PSG non ci bastava e quindi abbiamo direttamente deciso di non giocare la partita con la Fluminense e essere buttati fuori dal mondiale per club. Imbarazzanti. Ovviamente l'interesse e il fascino legati a questa partita sono molto bassi e lo dimostra soprattutto il listino prezzi che potete trovare sul sito della FIFA, con il biglietto più economico che è arrivato a costare adesso $8. $8, niente. A dimostrazione di come questa nuova competizione sia stata un flop abbastanza evidente fino a questo momento e che la FIFA dovrà lavorare moltissimo per migliorarne il format e incrementare l'attrattività, ecco. Tra l'altro oggi è il 4 luglio, la festa di indipendenza d'America e come sempre gli americani fanno le cose in piccolo. Bandierone enorme sopra un palco, sedute, perché qui ci sarà uno spettacolo assurdo di fuochi d'artificio questa sera. E quindi niente, ci tocca andare a vedere il Simone Inzaghismo all'opera con la sua nuova squadra. In piena Orlando downtown siamo imbattuti in quello che molto probabilmente è il ritrovo dei tifosi della Fluminense, presenti devo dire in un numero abbastanza importante. Lì in fondo c'è anche un palco con il maxi schermo, quindi chi non andrà allo stadio probabilmente guarderà la partita da qui. Devo dire che Orlando, a differenza della maggior parte delle città negli Stati Uniti, è molto più storica, meno moderna e piena di grattacieli. Ovvio, ce li ha in quanto città americana, però veramente molto carina, ricorda una città europea. Al-Hilal che sta facendo un percorso a dir poco sorprendente, visto che durante la fase a gironi è riuscita a strappare un pareggio al Real Madrid di Xabi Alonso e negli ottavi di finale di questo nuovo mondiale per club è riuscita addirittura ad eliminare il Manchester City di Pep Guardiola per 4-3, lasciando a bocca aperta praticamente tutto il mondo. E in tutto questo mostrando un calcio veramente di ottima fattura. Adesso non vorrei dire, ma le probabilità di arrivare in finale per la squadra di Simone Inzaghi sono molto buone. Per quanto riguarda i brasiliani della Fluminense, la squadra, bisogna dirlo, è quella che è, fatta eccezione per Thiago Silva che a 40 anni la spiega ancora a tantissimi difensori. Però mai dire mai, dopo il sorpresone rifilato all'Inter non mi stupirebbe assolutamente se dovessero vincere anche questa sera, sono una squadra molto tosta. Eccoci ragazzi al Camping World Stadium di Orlando, uno stadio particolarmente vecchio come si può notare, tutto aperto, non c'è una copertura e la cosa divertente è che da quella parte sta arrivando tipo un uragano. Stadio molto anni 90 che ricorda particolarmente il Rose Bowl di Pasadena. Ed eccoci arrivati, siamo in uno dei settori più alti dello stadio, qui addirittura non ci sono i seggiolini ma c'è una seduta unica. La cosa che però più mi sta impressionando è l'affluenza dei tifosi della Fluminense, ci sono proprio gli ultras. Posso dire, il fatto che non ci siano i seggiolini ma questa panca diciamo è molto più comodo, hai tutto lo spazio che vuoi per le gambe. Squadre che si stanno disponendo sul terreno di gioco, mancano veramente pochi secondi e avrà inizio la partita. Prima di tutto le cose importanti, applausi da parte di tutto lo stadio per la tragedia che ha colpito il mondo del calcio, ovvero la morte di Diogo Jota e suo fratello. Inizia la partita, inizia Fluminense all'Hilal. Thiago Silva signori, una leggenda. Anche in questa occasione affluenza allo stadio piuttosto rivedibile. Eccolo, Simone Inzaghi fuori dalla sua area tecnica, come di consueto a dare indicazioni alla sua nuova squadra. Occhio la Fluminense, prova il tiro alto! Prima vera occasione della partita. È bastato pochissimo per animare il popolo brasiliano. Grande uscita di Koulibaly di tacco. Se ne va con eleganza Milinkovic-Savic. Cancelo, cambio gioco, tanta qualità per l'Al-Hilal, anche se qui l'esterno portoghese sbaglia cambio di gioco. Primi 20 minuti di nulla più totale, non sta succedendo letteralmente niente. Squadre che stanno giocando letteralmente a rallentatore, si nota particolarmente la superiorità tecnica dell'Al-Hilal che però non riesce ad affondare il colpo. Con spazio, Koulibaly, l'ex Napoli, se lo prende tutto, trova l'appoggio per Joao Cancelo, grande imbucata per Milinkovic-Savic, dopo il cooling break l'Al-Hilal sembra entrato molto più convinto e deciso in campo. Ci prova, Xavier, cross di Mancino, bello in mezzo,
Capitano la sfiora e basta. La palla che però rimane lì, Fuentes. Oh! Gol incredibile della Fluminense! L'ha messa sotto l'incrocio di Mancino! Disimpegno folle da parte di Joao Cancelo. Che gol, ragazzi! Che gol ha fatto Martinelli! Imparabile per Bono! Delirio ora nelle tribune occupate dai tifosi brasiliani. Squadra di Inzaghi che cerca la reazione immediata con Koulibaly! Si esulta come se avessero segnato qui! Oh! No! Calcio di rigore! Calcio di rigore per l'Al-Hilal! Molto discutibile a dire il vero. Vecchio, la palla sta uscendo. Tutti i giocatori della Fluminense attorno all'arbitro perché, non lo so, ho qualche dubbio. Attenzione perché l'arbitro lo va a rivedere al VAR. After the on-field review, what I didn't see live in the pitch is that it's not a foul, there's a normal football. Tolto il rigore, esultano i brasiliani. Bellissimo il fatto che l'arbitro spieghi la decisione a tutti i presenti allo stadio tramite un microfono che probabilmente avrà incorporato. Giustissimo, una cosa su cui ci dovremmo evolvere anche noi. Mette in mezzo, la palla rimane lì, Canno, il capitano, chiuso, finisce qui il primo tempo. Fluminense avanti per 1-0 sull'Al-Hilal di Simone Inzaghi. L'errore di Cancelo ha sicuramente condizionato la partita fino a questo momento, però ancora nulla è perduto, mancano altri 45 minuti. Tra l'altro ho appena visto un'immagine dove Cancelo è scoppiato a piangere dopo il minuto di silenzio per Diogo Jota. Questo giustifica anche la partita pessima fatta fino a questo momento da parte di Joao Cancelo, però ovviamente il trauma che può aver subito è abbastanza importante, quindi è veramente giustificabile. Ruben Neves. Cross in mezzo, bello, Ignacio ancora una volta a dominare l'area di rigore. Altro giro dalla bandierina per gli arabi. Sempre Ruben Neves sul punto di battuta, Koulibaly, la palla rimane lì! Pareggia l'Al-Hilal con Leonardo! Subito agguanta il pareggio la squadra di Simone Inzaghi! Si festeggia qui nelle tribune! Sono circa un voto per i tifosi arabi! Probabilmente l'unico modo per scardinare la difesa della Fluminense era proprio questo, da calcio d'angolo con rimpallo a favore. Ancora l'Al-Hilal in avanti, sempre con Leonardo, prova, finta, doppia finta, rimane lì, Ignacio, un muro! Occhio, bruttissimo errore della difesa, Bono salva tutto su Cano! Mamma, opportunità micidiale per la Fluminense per ritornare subito in vantaggio. Errore a mio avviso imperdonabile, ma l'intervento dell'ex portiere del Siviglia è stato favoloso, tempismo perfetto. La partita adesso in questo secondo tempo è completamente diversa, si è rianimata. Rimpallo, Milinkovic-Savic da fermo, Fabio riesce anche a trattenerla e a proteggere la palla dall'arrivo di Koulibaly. Calcio piazzato, sempre affidato a Ruben Neves, la palla ancora rimane lì, la tira alta, esce benissimo Koulibaly, palla per Leonardo, la perde, un fallo favorevole e la Fluminense torna in vantaggio, 2-1. C'era solo l'Al-Hilal in campo, però i brasiliani sono cinici, c'è poco da fare, sono tosti e riescono a riportarsi in vantaggio ancora una volta. Palla infilata sull'angolino, imprendibile per Bono. Prova subito la reazione, l'Al-Hilal con Milinkovic. Palla rimane lì, Malcolm, torna indietro, sbaglia l'appoggio Milinkovic, Fluminense in avanti, Xavier, Bono, salva addirittura
il 3-1, l'ex portiere del Siviglia. 4 minuti più recupera alla fine della partita. Al Hilal che adesso dovrà dare il tutto per cercare di portare la partita almeno in supplementari in questi ultimi 5 minuti finali. Oh! Occhio ancora. Non crossa. Ruben Neves il tiro. Svirgola. Più passa il tempo, più le speranze per la squadra di Simone Inzaghi tendono a diminuire. Al Hilal che è sempre lì, però Ruben Neves, cross deviato, calcio d'angolo. Sempre Neves, sempre in mezzo. Costa dentro l'area di rigore, troppo lungo. Ancora Neves, ancora calcio d'angolo. Forcing impressionante in questi ultimi minuti. Sempre Neves a battere. Anche Bove in mezzo all'area di rigore. Palla che viene riproposta di testa. Ultime speranze. Il cross però è troppo lungo, rimane lì Koulibaly. Non la tiene. Oh! La squadra di Inzaghi chiede un calcio di rigore. Cosa si è divorato Koulibaly? L'ha completamente ciccata a 30 secondi dalla fine. Oh! No! Oh! La salva Fabio! Spazza Thiago Silva! Anzi no! Non so chi sia! Attenzione ancora la Hilal! Con l'ultimo! Preghiera! Fabio la tiene! Fabio la tiene! Tifoseria brasiliana che è una meraviglia, una meraviglia. È finita! La Fluminense è tra le migliori 4 squadre del mondo! Elimina la Hilal di Simone Inzaghi! Guardate come festeggiano in campo! Clamoroso, clamoroso quello che è successo questo pomeriggio ad Orlando. La Fluminense elimina l'Al Hilal e vola in semifinale di questa nuova FIFA Club World Cup, eliminando la squadra che ha eliminato il Manchester City agli ottavi di finale. Incredibile quanto bello è il calcio. Fluminense comunque che mi ha veramente tanto impressionato, perché ha dimostrato come si possa sopperire ai limiti tecnici mettendo in campo la garra, mettendo in campo la voglia di vincere. Arrivavano prima su ogni pallone, vincevano tutti in contrasti, nonostante l'Al Hilal sia stata la squadra che abbia costruito di più, abbia fatto gioco e abbia avuto anche maggiori occasioni, però alla fine la portano a casa i brasiliani. Noi adesso proprio in questo momento prendiamo la macchina a direzione New York. Io spero che il video vi sia piaciuto, come sempre vi chiedo di mettere like, iscrivervi al canale, attivate la campanellina. Noi ci vediamo per le semifinali nella Grande Mela, quindi mi raccomando non perderti nessuno dei prossimi video. Ci vediamo al prossimo, ciao!